Benvenuti a tutti. Oggi analizzeremo la storia di una pianta molto speciale che veniva utilizzata nell'antico Egitto con finalità sia sacre che profane. Questa pianta è la Ninfea cerulea, comunemente conosciuta con il nome di loto blu o, per essere più botanicamente accurati, Ninfea azzurra. La storia della Ninfea azzurra risale ai tempi dell'antico Egitto. Qui, più di 3000 anni fa, la pianta veniva coltivata sulle rive del Nilo e apprezzata per i suoi piacevoli effetti inebrianti. La ninfea azzurra era considerata sacra e strettamente legata a divinità egizie. Esisteva addirittura una specifica divinità della ninfea e del profumo chiamata Nefertum, raffigurata nell'iconografia come una figura maschile che porta sul capo un fiore di ninfea. Essa veniva utilizzata durante le cerimonie religiose ed anche a scopo ricreativo e con ogni probabilità anche come pianta meditativa, in quanto dovrebbe essere in grado di favorire la concentrazione, l'elevazione, il rilassamento e i sogni lucidi. Questa appariscente ninfea, seppur così ampiamente raffigurata nell'arte egizia, infatti a partire dalla XVIII dinastia è il vegetale maggiormente rappresentato, è sparita all'osservazione sia degli autori greci e latini, sia dei successivi autori ed erbari medievali. Successivamente, all'inizio del XVIII secolo, con lo studio di antiche tombe e la risimazione di antichi faraoni, gli scienziati hanno iniziato ad esaminare le numerose raffigurazioni di ninfea azzurra presenti in quasi tutti i siti archeologici egiziani. Ben presto gli esperti hanno compreso che questa pianta è stata estremamente importante per la cultura egizia ed il fiore del Nilo è tornato alla ribalta. La ninfea bianca e la ninfea azzurra erano i fiori più coltivati sul Nilo, gli egizi infatti li coltivavano in scala industriale e con l'impiego anche di appositi stagni creati artificialmente. Nonostante le due ninfe azzurra e bianca sembrino possedere le medesime proprietà farmacologiche e psicoattive, nella mitologia, nella religione e nell'iconografia egizia è stata data una preferenza quasi univoca alla ninfea azzurra. A tutt'oggi non è chiaro il motivo di questa preferenza. Si può solo osservare che è la ninfea azzurra e non quella bianca ad emanare un intenso profumo, e inoltre quella azzurra fiorisce di giorno mentre quella bianca fiorisce di notte. Il motivo della scomparsa della conoscenza della ninfea azzurra potrebbe essere addotto al fatto che la sua massiva presenza lungo il Nilo durante i periodi faraonici era forzata dalle coltivazioni artificiali e che, una volta interrotta la sua coltivazione, probabilmente a seguito della conquista dell'impero da parte dei Romani, la sua presenza si ridusse notevolmente. I due alcaloidi a cui è possibile far risalire le proprietà psicoattive sono l'apomorfina, un alcaloide agonista non selettivo della dopamina, e la nuciferina. Entrambi hanno proprietà rilassanti, afrodisiache e antipsicotiche. Nonostante sia possibile consumare la ninfea in svariati modi, tra cui fumata e vaporizzata, l'ipotesi più accreditata è che gli antichi egizi ne facessero un infuso o una bevanda con i suoi fiori profumati. Chiudiamo adesso il video con qualche aneddoto sulla ninfea. Il primo è che l'ideogramma M12, interpretato come una foglia di ninfea con il suo gambo e il rizoma disposti verticalmente, interpretava il numero 1000 e stava a significare anche una grande quantità. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che il frutto della ninfea contiene migliaia di semi. Il secondo dato curioso è che la ninfea è associata anche mitologicamente e iconograficamente ai 4 figli di Horus, rappresentanti gli organi interni del dio protettore dei faraoni. E il terzo e ultimo dato curioso è che nel 2000 un gruppo di ricerca della FDA consigliò l'utilizzo dell'apomorfina come alternativa al Viagra per curare la disfunzione erettile. Grazie mille a tutti per avermi seguito fino a qui, come sempre lascio nella descrizione il mio indirizzo Bitcoin, Ethereum e PayPal nel caso qualcuno volesse aiutarmi con questo progetto, e se già non siete iscritti iscrivetevi. Grazie mille a tutti.